Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. C'è un nome nuovo accostato all'Inter, è quello di Moncef Zekri. Secondo voci provenienti dal Belgio, l'Inter avrebbe già fatto la prima offerta, 4,2 milioni per il cartellino più il 10% sulla futura rivendita. Viene però da chiedersi chi è Zekri. Ecco, cercheremo di rispondere a questa domanda andando a vedere la scheda del calciatore, alcune statistiche e le caratteristiche, quelle che sono i punti di forza e i punti deboli del giovane marocchino in forza al Mechelen. Iniziamo innanzitutto proprio dalla scheda di Zekri. Come vediamo, calciatore, come appena detto, in forza al Mechelen, nato il 20 settembre 2008, quindi parliamo di un calciatore giovanissimo, 18 anni ancora da compiere. Altezza 1,72 m, nazionale Marocco Under 17, posizione terzino sinistro. Sulla posizione ci arriveremo dopo. Continuiamo con la scheda. Come vediamo, in campionato ha giocato 16 partite, di cui 11 da titolare, sicuramente è già un fattore importante per un 17enne. E come vediamo, ecco, proseguiamo con la scheda di Zekri, doppia nazionalità Marocco e Belgio, altezza come detto prima 1,72 m, ruolo naturale terzino sinistro, altro ruolo esterno di sinistra. Contratto in scadenza nel 2028, valore attuale 4 milioni. Tra l'altro calciatore cresciuto proprio nelle giovanili del club belga. Arriviamo al dunque però, che tipo di calciatore è, per cercare di capire se è effettivamente un calciatore dal grande potenziale. Partiamo innanzitutto da alcune statistiche, poi passiamo ai punti di forza e i punti deboli. Iniziamo dalle statistiche relative ai passaggi. Precisione 78%, precisione nella propria metà campo 82%, nella metà campo avversaria 75%. Non sono delle statistiche strepitose, però insomma non sono neanche delle cattive statistiche relative appunto ai passaggi e alla tecnica del calciatore. Passiamo poi alla scheda successiva, quella relativa all'aspetto difensivo. Qui forse perde qualcosina perché le palle recuperate a partita 2,8 sono un po' pochine. Per quanto riguarda invece gli altri dati, qui sono delle statistiche invece decisamente a favore di Zekri. I dribbling riusciti 0,7 a partita, il 42%, è un numero importante. Per fare un esempio, ecco, per rendersi conto, Di Marco ha in media 0,2 dribbling riusciti a partita, Hakimi 0,5. Occhio, non lo stiamo paragonando a Di Marco e Hakimi, è soltanto per renderci conto questo 0,7 se è una statistica importante, se è un numero importante oppure se è negativo. Decisamente statistica che gioca a favore di Zekri. Per quanto riguarda contrasti vinti e duelli a terra vinti, ne troviamo rispettivamente 2,6 e 2,4 a partita, e diciamo in media con altri esterni. Arriviamo al punto: che tipo di calciatore è? Quali sono i suoi principali punti di forza? Innanzitutto, se partiamo dal fisico, è un calciatore abbastanza esile, come abbiamo letto prima anche dalla scheda di Transfermarkt, altezza 1,72 m. In rete non si trovano fonti affidabili sul peso, ma insomma è abbastanza esile fisicamente, quindi può sfruttare poco il fisico. Il suo punto di forza però è sicuramente il fattore atletico, la rapidità, l'accelerazione, lo scatto è uno dei suoi punti di forza, e dal punto di vista anche del dribbling lui riesce ad avere dei buoni numeri per quanto riguarda i dribbling riusciti, proprio affidandosi al fattore atletico. È un calciatore molto veloce. Quello in cui invece perde qualcosa è, come detto, l'aspetto difensivo, sia per un fattore fisico, quindi non è un calciatore robusto fisicamente, sia per quanto riguarda un po' delle letture e il posizionamento difensivo. Tanto è vero, e qui torniamo a quanto dicevo prima, leggendo appunto la scheda di Transfermarkt, che per me più che un terzino è un quinto come calciatore. Anche nel suo club gioca da esterno di un centrocampo a 4, dietro c'è un sistema difensivo a 3, decisamente più appropriato secondo me al calciatore, perché come detto non è particolarmente difensivo, è più un esterno di spinta, è un esterno che ha anche una buona personalità, soprattutto se rapportata all'età, perché molto spesso prova la giocata, prova a destreggiarsi anche contro l'avversario, quindi cerca di puntare l'avversario, seppur poi la maggior parte dei dribbling non avvengono perché magari è un funambolo dell'1 contro 1, ma perché riesce a sfruttare la grande rapidità.
quindi in questo senso calciatore molto più di spinta, ma secondo me meno adatto però ad un sistema difensivo a 4. Gli altri aspetti quali sono in cui Zegri dovrà migliorare? E ripeto, contestualizziamo sempre, parliamo di un classe 2008, e forse la decisione finale, o meglio l'esecuzione finale, perché molto spesso lui riesce anche a saltare l'avversario, arriva sulla tre quarti, però non è sempre precisissimo nella scelta finale. Se guardiamo anche quella che è palle lunghe precise 27%, accuratezza dei cross 19%. Ecco, forse per esempio la scelta finale, il cross, o magari anche se deve arrivare al tiro, va leggermente migliorata. L'altro aspetto è appunto il peso offensivo in zona realizzativa proprio, perché se vediamo i numeri riguardanti gol e assist sono bassi sia per quanto riguarda le presenze fatte in prima squadra nel campionato belga, sia le presenze fatte col Marocco. Come detto, è un nazionale del Marocco Under 17, riprendendo anche la scheda di Transfermarkt, ha giocato 20 partite con la nazionale giovanile del Marocco, tra l'altro ha giocato sia il mondiale Under 17 che la Coppa d'Africa Under 17. Arriviamo al dunque però, naturalmente abbiamo valutato le caratteristiche, il tipo di calciatore, ma la domanda che un po' tutti si fanno è un calciatore da Inter? È un grande acquisto? Ovviamente va tutto rapportato all'età. È un calciatore che al momento, devo essere sincero, non è un calciatore che anche riguardando degli spezzoni di partita colpisce particolarmente per delle doti strepitose, però è un calciatore che ha tante buone qualità, nel senso è bravo, come detto, dal punto di vista atletico, quindi è molto veloce, è un calciatore esile e quindi riesce a sfruttare quella rapidità anche nel breve, nello stretto, ed è un calciatore che ha una buona personalità. Queste già sono doti importanti. Poi ha tanti aspetti che vanno migliorati: posizionamento, il punto di vista tattico, l'esecuzione finale, però ripeto, va contestualizzato il fatto che ha 17 anni e soprattutto che è un investimento comunque ridotto, perché parliamo di 4,2 milioni per il cartellino, che solitamente è una cifra che per un club come l'Inter, insomma, dovrebbe essere un investimento molto ridotto. C'è un rischio che l'investimento non si riveli azzeccato? C'è sicuramente dal mio punto di vista, però è un rischio che un club come l'Inter può correre se appunto il prezzo è contenuto. E tra l'altro c'è da valutare anche che è vero che c'è un rischio, ma c'è anche la possibilità di riuscita dell'affare, nel senso che magari è un calciatore che ha ampi margini di miglioramento perché è molto giovane e quindi può rivelarsi poi in futuro un buon acquisto, ma allo stesso tempo, quando si prende un calciatore che ha una buona base, pagato 4,2 milioni, ovviamente può rappresentare anche una futura plusvalenza, perché è facile immaginare che magari tra qualche anno possa valere qualcosina di più. Quindi è un calciatore che ad oggi non mi esalta particolarmente, ad essere sincero, però è un calciatore che comunque, ecco, questo tipo di affari a me trovano sempre d'accordo, perché è giusto puntare magari su un 17enne ad una cifra ridotta, un 17enne che tra l'altro ha attirato interessi anche da altre squadre europee, c'è anche il Brentford sul calciatore, e quindi ribadisco, la cifra ridotta comunque mi trovano sempre d'accordo, perché poi c'è il rischio che il calciatore, come detto prima, potrebbe non rivelarsi un grandissimo acquisto, ma dal punto di vista economico è un rischio molto limitato. Ecco, non parliamo di investimenti per 20-25 milioni o di più. Quello che vorrei però sottolineare è il fatto che è un acquisto che secondo me non va di pari passo con l'idea che è stata un po' che è circolata negli ultimi giorni, di un Inter che vuole passare con la difesa a 4, perché per me è un quinto e farà decisamente più fatica a fare il terzino della difesa a 4. E è vero che è un talento, è un calciatore molto giovane ed è un calciatore più per l'Under 23, però per la mia visione di calcio, se la prima squadra passa con un sistema con la difesa a 4, di conseguenza dovrebbero farlo anche l'Under 23, anche la primavera, per permettere poi ai calciatori che magari si rivelano pronti, permettere a questi calciatori di fare il salto in prima squadra e non avere poi lo svantaggio di doversi adattare ad un sistema di gioco completamente diverso. Ecco, se andiamo in questa direzione, Zekri non è un calciatore da difesa 4, per me è molto più l'esterno a tutto campo, il quinto per intenderci, in un sistema di gioco con la difesa a 3. Concludo anche con l'ultimo aspetto:
qualcuno ho letto che l'ha paragonato ad Hakimi, dico andiamoci molto molto cauti con questo tipo di paragoni. Sì, è un calciatore, forse viene paragonato principalmente per la sua nazionalità, perché è marocchino come appunto Hakimi, però al momento è un calciatore che ha ottime doti atletiche, ma deve migliorare su tanti altri aspetti. Il tempo però gioca dalla sua, è un calciatore giovane, vedremo se effettivamente l'affare sarà concretizzato e se magari avranno avuto ragione i dirigenti. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, se secondo voi può essere un buon acquisto, se insomma vi aspettate tanto da Zekri se dovesse essere concretizzato il suo acquisto, e ovviamente dobbiamo il tutto contestualizzare anche alla cifra ridotta che spenderà l'Inter. Insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione apposita e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.